Quindi la scienza dello spirito, amici, è una scienza a tutti gli effetti, laddove, vedete, il bicchiere non ha bisogno di credere alla legge di gravità. Se io lo mollo, cade. Quindi noi siamo soggetti a delle leggi a prescindere dai nostri credo. Dov'è la prova, amici? Esiste in matematica un concetto che si chiama legge delle probabilità. Allora, se la vita nostra non fosse soggetta a una legge, per legge di probabilità, un tot di esseri umani ogni anno non dovrebbe morire. Legge delle probabilità. Se la vita è frutto del caso, dei credo, uno muore, un altro no, un altro si ferma a metà, un altro arriva a 12 anni e non cresce più, perché non c'è una legge. Ma se tutti nasciamo, cresciamo e moriamo, beh, amici, se è il 100%, è la prova che noi siamo soggetti a una legge che ci fa nascere, crescere e morire. Ma nessuno ce l'ha messa in questi termini, nonostante siano venuti dei personaggi a spiegarci queste cose. Quindi noi abbiamo totalmente, amici, necessità di rivedere, per capire cosa siano le profezie e tutte le tematiche che noi affrontiamo, compresa la nostra esistenza quotidiana, dobbiamo riconsiderare da un punto di vista scientifico la reale natura trina dell'uomo, formato da corpo, anima e spirito, e le leggi che ci governano, non solo sul piano materiale, che manco le abbiamo capite perché ci ammaliamo. Se noi avessimo capito tutte le leggi della biofisica non ci dovremmo più ammalare, perché in un universo governato dalla legge di causa-effetto non c'è la malattia incurabile, è una grande presa per il sedere. Se c'è un effetto c'è una causa, se conosco la causa e la rimuovo l'effetto sparisce, diceva Cristo. I tuoi peccati ti sono rimessi quando guariva, ma stai attento, non peccare più o ti accadrà di peggio. Quindi Cristo lì dice, ti sei ammalato a causa dei tuoi errori, non commetterli più e non ti ammalerai più. Questo è un dato di fatto estremamente importante perché rimette totalmente nelle nostre mani il potere della nostra esistenza. Si chiama responsabilità, grazie cara. Noi siamo responsabili della qualità della vita che conduciamo. Se la nostra vita fa schifo è perché abbiamo preso decisioni sconsiderate seguendo questo piuttosto che quell'altro pifferaio magico, ma in realtà ci stava guidando verso il baratro dell'infelicità. Quindi la legge di causa-effetto ci dice una cosa: noi abbiamo sempre avuto potere sulla nostra vita, ma ci hanno fatto credere che non ce lo avevamo e che quindi se stavo male dovevo andare dal medico, se c'è un problema spirituale dal parroco, se c'è un problema di testa dallo psicologo. E io quando prendo in mano la mia vita mai, soprattutto perché nella società degli interessi il prete, lo psicologo, l'avvocato, tutti faranno il loro interesse, non il mio. Infatti il problema non si risolve perché di fatto è come quel paese dove il vetraio manda in giro i ragazzini di notte a spaccare i vetri, che vende di giorno. Quindi in una società di sapienti e di saggi, certe istituzioni non hanno più motivo di esistere. Se noi impariamo ad amarci, è finito lo stipendio dei generali, dei ministri della guerra e dell'industria bellica, finito il business. L'uomo ha imparato a vivere in pace, ergo l'industria bellica dice uccidiamo tutti quelli che parlano di pace e lo fanno. Gandhi, Martin Luther King e tanti altri. Se impariamo a comprendere la legge di causa ed effetto e studiamo un pochino, e quindi non ci ammaliamo più perché eliminiamo dalla nostra vita le cause che ci fanno ammalare, beh, il farmacista e l'industria farmaceutica c'è un grosso problema. Ecco quindi un'altra istituzione che non ha interesse a dirci la verità. E se alla fine io capisco quel detto che Gesù consiglia quando dice: se vuoi parlare col Padre tuo che è nei cieli, chiuditi nella tua stanzetta e parla col Padre. E poi, dice, continua Gesù, non fate come gli scribi e i farisei che pensano di convincere Dio con tante parole, tante preghiere. Ditene poche.
il Padre vostro sa già quello che vi serve. Quindi se l'uomo capisce che può parlare direttamente con Dio, ecco che certe gerarchie, con le panze tante e mezzo chilo di croci d'oro, devono andare a lavorare. E voi sapete quanto la terra è lontana dagli occhi. Zappare stanca molto. Andassero a zappare, invece di vivere gratis sulla nostra schiena. Quindi ci sono tutte le istituzioni, poi i politici. Dio mio, i politici. Quelli che promettono e non mantengono. Quello che accusano gli altri di rubare sono i peggiori ladri. Quelli che ci dicono lacrime e sangue e loro spendono schifosamente. Avete saputo dell'aereo di Stato con cui Renzi è andato a vedersi la partita di golf? Ma non sto raccontando niente. Quindi c'è un sacco di gente, amici, che perderebbe i pasti gratis su questo mondo se noi diventiamo sapienti. Ecco quindi che la sapienza è la nemesi per questa gente. Vanno in giro con le collane d'aglio quando vedono un sapiente arrivare. Si vaccinano, non si sa mai che potrebbero rimanere infettati. Quindi noi abbiamo necessità di rivedere la nostra visione della vita attraverso la scienza dello spirito, ma se dobbiamo riconsiderare noi che siamo fatti in 3 parti, ma in realtà l'anima e il corpo sono solo 2 veicoli. L'unica cosa che ha ragione di essere siamo noi, spirito, intelligenza, eterno, che è soggetto a queste leggi. Quindi dobbiamo anche riconsiderare la reale natura di Dio, degli angeli messaggeri e dei profeti, perché al di là di una larvata sensazione che Dio esiste, noi di fatto di questo essere onnipotente non sappiamo nulla in termini reali. Che personalità c'ha Dio? Che progetto c'ha Dio? Come si relaziona Dio rispetto a noi? Non lo sappiamo. Ogni tanto si alza qualcuno quando io faccio certi discorsi. Dio non è così. E io dico, ma scusi, c'è andata a colazione ieri? Manipolazione, illusione, demenzialità, non nel senso di follia, nel senso che non ti rendi conto di come cavolo sei combinato, ma non lo dico con un'arroganza, amici, anch'io ero combinato molto male prima di incontrare questo saggio.